Oggi parliamo del vaso Savoy realizzato da Alvar Aalto e qui parliamo di pura poesia. Per quale motivo? Perché ha realizzato un prodotto molto particolare da cui si è ispirato alla natura, alla tradizione del proprio territorio e alle forme, le forme curve che riproducono ad esempio il mare, i laghi, comunque il movimento. Ed è proprio un prodotto poetico. Io sono proprio innamorato di questo progetto. Non è, diciamo, lo stile che preferisco, io sono più funzionalista, però questo è un autentico capolavoro. Partiamo dal principio. Nel 1936 la coppia Aalto, quindi marito e moglie, si presentarono al concorso indetto dalla vetreria finlandese Ittala. In realtà si chiama Karula Ittala, ma io la pronuncerò sicuramente male, quindi ve lo scrivo, che cercava modelli originali da esporre all'esposizione internazionale di Parigi. Il loro progetto vinse su tutti i complementi di arredo proposti all'epoca. Grazie a questo premio i complementi vennero esposti nel padiglione finlandese durante l'Expo, l'esposizione internazionale di Parigi, e si fecero conoscere dal pubblico. Lì si fecero conoscere a livello internazionale. Lo stesso anno il ristorante Savoy di Helsinki comprò i vasi per decorare i tavoli e trasformandoli in un'icona e battezzandoli con il suo nome. Quindi il nome del vaso in realtà si deve a questo ristorante, cioè del tipo, se il ristorante si fosse chiamato da Mario l'avrebbero chiamato il vaso da Mario. Questo progetto è stato veramente qualcosa di fondamentale perché, come vi dicevo, ha fatto conoscere la coppia al mondo e la stessa azienda si è completamente innamorata del progetto e non è ancora uscito di produzione, è ancora presente oggi e viene venduto ancora oggi. Però parliamo di un progetto estremamente artigianale lo è ancora oggi. In più hanno utilizzato uno stampo che riproduce esattamente la forma indicata dalla coppia, con ovviamente alcune modifiche a livello progettuale. Come vi dicevo, si tratta di una lavorazione di soffiaggio del vetro manuale che richiede 30 ore di lavoro da parte di 7 artigiani attraverso 12 fasi di lavoro a una temperatura che va attorno ai 1100 gradi centigradi. Quindi parliamo di un lavoro mostruoso fatto per realizzare questo oggetto, ma questa cosa è importante. Quando noi guardiamo il prezzo, ad esempio, di un oggetto, dobbiamo cercare di capire tutto il lavoro che è stato fatto dietro questo progetto. In origine il vaso di cristallo era realizzato grazie a uno stampo in legno. Una volta che il vetro si era indurito, lo stampo veniva bruciato lentamente per liberare il pezzo. Questo metodo dava al prodotto una texture maggiore rispetto agli altri stampi moderni in acciaio e ne faceva risaltare la semplicità, ok? Oggi usano un metodo simile ma modificando lo stampo. Per quale motivo? Perché non è che possono bruciare e realizzare tutte le volte gli stampi, altrimenti buttano via un sacco di stampi. Appunto, c'è un video che fa vedere come viene realizzato e questo stampo in legno ha diversi fori ai lati per aiutare a far uscire in maniera migliore il vaso da questo stampo in legno, appunto. Dietro questa lavorazione c'è la creazione del vetro da sabbia e polvere di silice, oltre alla polvere che serve a dare colore nel caso sia necessario. Richiede anche uno stampo in legno nel quale l'operatore possa gomare perfettamente l'oggetto con la forma definita da Alvar Aalto, ma il lavoro ovviamente non finisce qui. Come vi dicevo, serve davvero tantissimo. Essendo un lavoro a soffiaggio significa che si crea una parte superiore, appunto, che dovrà essere tolta attraverso una lavorazione per asportazione di materiale. Questo lavoro è più complesso di quello che sembra. Dietro al pezzo di ogni singolo elemento c'è un'esperienza ed una lavorazione molto complicata. E altro aspetto molto importante, il vetro è sempre diverso. Quando noi lavoriamo con il vetro è un po' come lavorare con la pietra o con il legno, perché hanno sempre caratteristiche diverse ed effettivamente ogni vaso di Ittala realizzato è diverso perché è tutto completamente fatto in maniera artigianale e di questo prodotto poi hanno fatto tanti colori diversi e dimensioni diverse, funzioni diverse, perché era nato come vaso per i fiori ma è stato utilizzato per diversi scopi. C'è anche una versione dove semplicemente hanno messo dentro l'acqua e dei pesci, quindi questo vaso è stato declinato in tanti modi diversi. C'è un aneddoto curioso che riguarda il nome originale del vaso. Prima di usare quello del ristorante Savoy di Helsinki, ha redatto
creato comunque da Anio e Alvar Aalto. Il nome del vaso era nome impronunciabile, quindi non ci provo neanche a dirvi come si chiama, vi lascio la parte scritta, ovvero pantaloni di pelle di un eschimese. Grazie a questo complemento i designer volevano trasmettere parte della loro cultura e delle origini del lavoro del loro paese durante l'Expo di Francia a Parigi. La morfologia così particolare continua a essere però un mistero, nel senso, come cavolo, da dove si sono ispirati per fare sta cosa? Da un lato si crede che simuli le onde di un liquido contenuto all'interno di un recipiente, dall'altro che sembri un lago o le onde del mare, quindi ci sono diciamo tante teorie che in realtà non sono mai state confermate. Questo prodotto è anche questo, come tutti i prodotti, come molti dei prodotti diciamo di Alvar Aalto, sono presenti al MoMA di New York ed è stato di ispirazione per tantissimi designer. Tutto qui. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like oppure iscrivetevi al mio canale se volete continuare a seguire altri video. Se volete guardare quelli di Alvar Aalto ho proprio creato una playlist apposta che trovate tipo qui o semplicemente cercatela sul mio canale e basta. Al prossimo video. Ciao.